Fermi ad un bellissimo mirador, ma oggi il video inizia con due persone. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Jesús Guamán Aroste, serio? Segundina Aroste Muriano. Fue un placer. Ah. Le gusta la moto, ¿no? Sí, me gusta mucho. ¿Cómo se vive acá en Perú? Bien, todo tranquilo. ¿Se come bien? Se come bien, comiendo el ceviche. ¿Cuántos años tiene? 54, 91. 91. Felicitaciones. Fue un placer. Está muy bien. Es un placer verla. Es un placer conocerla. Mira allá, mira. Java Bosta, Muriano. 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 ¿Y usted? Jesús Guamán Aroste. Es su madre, ¿no? Es mi mamá. Bueno. Bueno. Sara. Sara. Y él, Francesco. Francesco. Francisco en español, ¿no? Un saludo a todos. Mira, así, tomando así. Así. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Ya. Gracias a usted. Es que ese con cuidado anda, dice. Ah, bueno, sería. Cuídate, ¿En cuídate. qué lengua me lo dice? Quechua. Quechua. ¿Cómo se dice en quechua? Iman Sotique, ¿cómo te llamas? Como Emanzotique sería como ti chiami. ¿Cómo te llamas? Claro, es su nombre. Maiman Tanganque, ¿de dónde eres? Maimantan Kanki sería da dove vieni, da Es que quale eres paese? de Italia. Italia. El idioma de usted, yo soy de Italia. Sí. No jacane Abancaimanta. Es que yo soy de al lado de Abancay. ¿Y se enseña en la escuela peruana Sí, el también quechua? quechua, sí, Se se enseña. enseña. ¿Segundina sabe solo quechua o conoce español? Español no habla mucho. No habla mucho. Puro quechua. Segundina habla solo quechua, habla poquito español. Es fantástico. Bueno, le dejamos ir. Ya. Suerte, con cuidado. Tengo que Siempre, aprender Siempre quechua. pidiendo nuestro Tengo que Dios aprender. que nos cuida en el camino, llegar a Gracias. tu destino sano y salvo. Gracias. ¿Ya? Para mí también. Sí, igual. Ya. Gracias, gracias. Letteralmente innamorato della Tenerona. E io letteralmente innamorata di Segondina che parla solo quechua, ragazzi, non conosce bene lo spagnolo. Significa che 90 anni fa probabilmente c'era analfabetismo, ma qui in questa zona non parlavano normalmente lo spagnolo. Fantastico. Adesso però, prima di ripartire, vi mostriamo un mirador de Cilina. Venite con me perché è veramente spaziale. Guardate che spettacolo in fondo la città di Arequipa. Ma questo è solo l'inizio perché oggi andremo a visitare uno dei più profondi canyon del mondo. ¿Le gustó Roma? Ay, hermoso. Claro, donde está Toda la antigüedad de Qué Roma. hermoso, sí. O sea, un poco como la historia de Perú, ¿no? Exacto. Toda la historia antes de los españoles. Ahora vamos a conocer todo el Perú porque hicimos todo el recorrido de Argentina, Chile, Uruguay, pero ahora creo que va a empezar la historia con los incas y nos gusta mucho. Es nuestra primera vez acá. ¿Cuánto tiempo están ahorita? Ahora vamos a Lima, pero el año próximo vamos a volver de nuevo y empezamos de nuevo el recorrido. Tenemos que hacer Cusco. ¿Qué ciudades hasta ahorita han conocido acá en Perú? Solo Arequipa. Wow, Cusco es bonito. Justo tengo mi sobrina. Ella ha llegado de Cusco también. Ah, Y la sí. hemos traído pues, para que vea acá los miradores. Después, ¿qué más acá? El volcán de Místico. Ahora vamos hacia el cañón del Colca. Ahí tienen una página ustedes. Sí, Sí. tenemos un canal YouTube. Hay muchos lugares maravillosos acá dentro de Arequipa. Cayoma, Camaná, Mollendo, que es ya zona costera. Toda la zona de sierra. Tienes pues el Valle de Colca que me decías. Y las aguas termales. Sí, Chivay. termales. Y después Cotahuasi, ¿no? Que es Sí. otro cañón. Ahora Ahora a vamos. ver. Ahora sí, Chivay. Más bien hay que tener cuidado porque está nevando por ahí arriba. Sí. Está bonito el ambiente, pero así bastante frío. Claro. Cuando viajé para Italia, me encantan las iglesias de allá, son hermosas, la arquitectura, muy parecida a nuestra plaza de armas de acá Sí. en Arequipa. Claro. Las esculturas, qué lindas, de verdad. Es bonita nuestra ciudad. Así es que mucho gusto, un abrazo desde Arequipa a toda la gente italiana que está allá, nuestros hermanos también peruanos que se encuentran allá. Un fuerte abrazo desde Arequipa, que Dios los bendiga y que sigan un camino hermoso
lleno de grandes aventuras y los felicito por ser parte de esta gran aventura que vienen aquí a nuestra linda y hermosa Arequipa. Muchísimas gracias. Lasciate le persone simpaticissime ed anche super disponibili, addirittura ci hanno invitato nella loro casa per quando torneremo. La signora Erika, che è l'ultima signora che abbiamo incontrato, ha da poco fatto un viaggio in Europa ed era estremamente entusiasta di tutte le mete che aveva potuto vedere grazie a un viaggio regalato dai suoi figli. Tornando invece a Segondina e Jesus, suo figlio, avevamo molte aspettative entrando in Perù. Questa infatti è la terra considerata una delle 6 culle delle civiltà del pianeta, insieme alla Mesopotamia, all'Egitto, alla valle del fiume Indo e del fiume Giallo, quindi India e Cina, insieme alla Mesoamerica, che è l'America centrale con le civiltà di Maya e Aztechi. E qui finalmente potremo ammirare la culla della nascita della civiltà Inca e di molte altre prima degli Inca, i Paracas, i Nazca, ma ve ne parleremo piano piano. Quello che è stato bello toccare con mano, sapere che la signora Segondina conosceva solo la lingua quechua. Gli Inca infatti, quando iniziarono la loro mega conquista di una parte considerevole del Sud America, che andava dalla Colombia fino ai confini dell'Argentina, della Bolivia e del Cile, iniziarono, come abbiamo già detto, la costruzione di importanti strade, note sotto il nome di Camino dell'Inca, di importanti terrazzamenti per la coltivazione. Siamo sulle Ande, questo era l'unico modo per coltivare, ed infine imposero la lingua quechua come unica lingua dell'impero. Piccole informazioni, si svilupparono intorno al 1200 circa. La zona di nascita si crede sia intorno al lago Titicaca, quindi al confine tra Bolivia e Perù. C'è una leggenda sulla nascita dell'impero Inca, che in lingua quechua significa re, e a me ha fatto molta curiosità perché è molto simile alla nascita di Roma, quindi Romolo e Remo e la lupa, mentre qui sembra che questi due fratelli, un fratello e una sorella, siano emersi proprio dal lago Titicaca. Vengono considerate le 6 grandi civiltà quelle che a un certo punto iniziarono a organizzarsi in agglomerati urbani, svilupparono le proprie arti e svilupparono la propria scrittura, cosa che a questa civiltà del Sud America mancò, perché non hanno tramandato un lascito scritto. Mettiamo un po' da parte la storia, perché guardate sullo sfondo, guardate il manto stradale e guardate nella cartina il percorso che abbiamo scelto per raggiungere la città di Chivay. Ora siamo a 2800 metri, ma oggi ragazzi, come potete intuire, si sale mucho. Eccola, la città di Arequipa, seconda città per grandezza dell'intero Perù, anche se 10 volte più piccola della più grande in assoluto, e cioè la capitale Lima. Come sempre provo a condividere quello che stiamo provando. Stiamo salendo alla velocità della luce, arrivati già a 3100 metri. Purtroppo, come potete vedere, la periferia è sempre molto sporca, e altra cosa che non potete sentire sono gli odori, che vi lasciamo immaginare. Più di 5800 metri di altezza per l'emblema assoluto della città di Arequipa, neve su El Misti. E di colpo la strada secondaria è diventata un ripio leggermente sabbioso. E ora qualcuno dirà: ma Francesco, te le vai a cercare queste strade? Tantissimo tolondulé, e da qua capite perché non installo pesi sul supporto del cupolino, ma l'installazione del Chigi Aio 6 è figlia di un video pippone. Attenzione. Stiamo entrando infatti nella Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, un parco protetto. Qua c'è stata una frana, ma hanno liberato in qualche maniera. Ok, pensate a passare da queste parti quando ci sono i temporali, ragazzi, qua è da farsela sotto. 3004,38. Piano, che ci sono tantissimi tolondulé. Comunque dobbiamo testiamo anche il supporto del Chigi, altrimenti che video pipponi facciamo? La strada che abbiamo percorso comunque non è messa malissimo, ma in alcuni tratti diciamo che la pioggia ha fatto un po' di casini.
vista l'ambientazione possiamo dire la solita frase: ma dove minchia siamo finiti? Che è figlia dell'altra espressione, ma dove vi abbiamo portati, quando in parte ci rendiamo conto di aver toppato, o meglio di aver un po' esagerato. Un po' complicata, soprattutto per non toccare sotto la coppa dell'olio. Ok, sempre il solito discorso, questi punti quando piove parecchio si trasformano in fiumi. Ai 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 là, io la vedo che diventa molto stretta qua. Se ci passano le auto noi dovremmo passare tranquillamente, siamo a 3006 quasi. Guardate che masso che è caduto dall'alto. Qui passiamo in fretta, via. La strada diventa sempre più stretta, io non voglio guardare di sotto. Sassi grandi, quindi massima attenzione. Dai tenerona. Ok, diciamo che nonostante i 3600 metri sudo abbastanza. Qua pure non è messa bene perché c'è sabbia, anzi diciamo pure che è messa alla bip di cane qua. Allora, mamma mia. Allora qua forse è meglio far scendere Sara. È messa proprio malissimo. Dire malissimo forse È un eufemismo. Non è una strada, ecco. Il problema è che non tocco terra se vado là. Allora qui povera frizione. Ok, anche qua è meglio. Vediamo se qua si migliora. La faccia. Forse siamo proprio a ridosso della montagna. Ok, qua dovrebbe essere meglio. Vai Sa. Bisogna andare piano perché l'altitudine si sente molto in questo momento. Le aspettative erano diverse e 3000 più che altro ancora sali. Quanti chilometri da qua asfalto? En horas le diría unas 2 horas y media No, ci vai? para llegar al asfalto. Che media? Ajá, 2 horas era. No le podría decir exactamente los kilómetros. Però la ruta sta come así. No, hasta que termine de acá será 1 hora 40 minutos. Luego ya es plano, pero es tierra igual. Gracias. Cosa facciamo? La situazione non era questa, anzi, mucho mejor. Da qua all'asfalto sono ancora 2 ore e in tanti punti la strada è messa veramente male, che loro vanno tutti 4x4. Ora non sappiamo cosa fare. Abbiamo deciso per continuare
Io ho controllato, in teoria forse saranno rimasti 6-7 km, 10 di strada messa male, poi dovrebbe migliorare da quando vedo la satellite. Ci sembra un po' meno rispetto a quello che la ragazza ci ha detto guardando sul navigatore. È una prova che ormai siamo decisi a fare, perché sembra dal navigatore passato la parte peggiore. Se abbiamo passato la parte peggiore non lo so, vado un po' a intuito da quanto posso vedere dalla cartina. Incrociamo le dita. Comunque non possiamo dire che questa strada è sin panorama. È pazzesco questo territorio. Da quanto siamo partiti sempre in salita stiamo andando. Qua vedo che ci sono 6-7 tornantoni tutti in salita. Avranno fatto un trekking. Qui bisogna andare piano perché poi il mono va a fine corsa, tocca sotto e non voglio fare assolutamente danni. Sembrano tutte auto da escursioni, quindi tutti 4x4. Adesso Sara li ha chiamati auto da escursioni, ma sono auto leggermente preparate. No, da escursioni nel senso che da compagnie che escursionistiche, ecco. Ah sì, quella sicuramente era una guida, alla guida dell'auto. Altro tornantone. Voi come sempre non riuscite a capire la pendenza per via del grandangolo, come non riuscite a capire le buche. Guardate sul navigatore e non lasci il manubrio come mi dite spesso nei commenti, assolutamente. Comunque sarà la tensione, non lo so, ma a questa altitudine fa caldo, caldo pazzesco. Siamo quasi sul tetto del mondo. Attenzione, piano 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 piano. Cioè io penso che senza il mono rinforzato che ho messo qua era impossibile con questo peso. Siamo a 3727. Qua di colpo è diventata rossa la strada. Cerchiamo di passare sul battuto. La ventola è perennemente accesa. Ci siamo arrivati. Come diceva il cartello, zona di riforestazione 3915. Si sale ancora. Ad accompagnarci ora anche un po' di sole. Sara ha da poco detto sole, io invece sto vedendo nebbia perché siamo arrivati a livello delle nuvole, quasi 4000. Devo aprire anche la visiera perché sono come un motore raffreddato ad aria, devo prendere più aria possibile. Disculpa, una pregunta, quanti chilometri por l'asfalto? ¿A dónde quieres ir? Ci vai? Una hora más, ¿no? Una hora más todavía. Una hora por l'asfalto? Así, trocha, Sí. una hora por lo menos, o menos de repente en la moto, pero vas a encontrar dos caminos que vas por la izquierda. Sì, Y vas a encontrar el asfalto, ya salida al Colca, al Cusco. perfetto, muchas gracias. Dai, che i miei calcoli in teoria non dovrebbero essere sbagliati. Le nuvole stanno viaggiando al nostro fianco. Se andiamo avanti di questo passo, tra poco viaggeremo sopra le nuvole. Quanto è friabile la situazione ruta e fianco ruta. 4130, ora possiamo dire di toccare le nuvole con un dito tutti insieme, però mano sul manubrio e visiera aperta, così vi faccio entrare un po' di nebbia all'interno del casco, di qua, di qua, di qua. La temperatura è cambiata, il sole è sparito. Metri di altitudine. Qualcuno di voi ci dice che adora i posti isolati, deserti. Più di questo è difficile da trovare. Francesco è là alla ricerca di una linea. In questo momento io non ce l'ho, ma adesso mi ricollego di nuovo. Tenerona sempre in pole position di El Volcan sopra di lei. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Qualcuno di voi si ricorderà di quando sulla Premiere abbiamo detto che eravamo in un posto assurdo a 4130 metri di altitudine. Beh, eravamo qui, ci siamo fermati per la Premiere con voi, abbiamo avuto fino a un certo punto linea, poi è sparita del tutto, però questo è il posto dove abbiamo parlato con voi con grande entusiasmo, come sempre, perché quando vi ritroviamo è come se siete qui con noi, è come se ci fosse una festa. Francesco è ancora alla ricerca di un modo per salutarvi. Io cerco di rendere
rendervi partecipi del momento insieme alla Tenerona, che speriamo non ci abbandoni mai, come speriamo non ci abbandonate voi. Sapervi in sella è sempre una grande emozione. Ecco dove eravamo. Ripartiti proprio ora, potremmo dire nella nostra vita di aver fatto una premiere proprio in questo punto, in collegamento diretto con l'Italia. Fa freddo, non abbiamo più sensibilità alle mani per fare la premiere con voi, però è stato bellissimo ragazzi, perché lo ricorderemo sempre. Sopra il vulcano che vegliava su di noi, le nuvole che ci hanno accompagnato per tutto il tempo, voi che eravate al di là dello schermo a decine di migliaia di chilometri da noi e noi in un posto dimenticato da Dio in Perù, sulle montagne a più di 4000 metri. Se tutto questo non è pazzesco, però tutto questo è vita vera ragazzi, e voi la state vivendo insieme a noi. Ora vamos, 2 km al bivio e 22 km all'asfalto, il miraggio di oggi. Sì, perché ho messo il punto di interesse sul navigatore per capire appunto dove trovare l'asfalto, dice 22 km. Primo motociclista che incrociamo oggi. Sì, ma questo si diverte ragazzi. Guarda qua la sabbia. Per questi percorsi quelle moto da soli, scarichi, sono il massimo. Lo so, questo era un messaggio per me. No, nessun messaggio per te. Qua, guardate. Attenzione. Dai, Tenerona. Se la strada migliora e la matematica non è un'opinione, potremmo tenere 30-40 km orari, tra 40 minuti dovremmo arrivare all'asfalto. Vegetazione dei posti più aridi della terra in questo punto. Qua ci giochiamo il jolly perché abbiamo sabbia, pietra e precipizio, come potete vedere. Vi faccio vedere un'altra cosa per i curiosi. Siamo a 4181. Se lascio la folle, ora la minima è più alta. Prima avevo la minima a 500-700 giri. Non so come riusciva a rimanere in moto, però compensa benissimo l'iniezione. Quindi già la centralina ha cambiato i parametri. Vamos ora e non perdiamo tempo, anche perché qua ti può fare sempre la sorpresa di trovare 5-6 km di sabbia. Tipo ora si procede abbastanza bene, però E non dimentichiamoci che siamo a quasi 4200 metri, siamo sulle Ande, tra le montagne più alte al mondo, quindi il meteo può cambiare da un momento all'altro e farsi davvero minaccioso, perché con una natura così forte non si può scherzare. onestamente alle 4 ha messo pioggia e temporale, ora sono le 2:47, non perdiamoci in chiacchiere come già detto ed arriviamo sull'asfalto il prima possibile. Stiamo comunque attraversando una riserva naturale enorme, nata proprio per proteggere gli animali del posto, dalle vigogne ai condor, specie che si sono adattati a questo clima difficile e quindi alle condizioni estreme che ne derivano. Però stiamo ragionando con Francesco di non aver avvistato per il momento animali. Probabilmente la zona è talmente grande da non permetterci per il momento di avvistarli. Ancora non mi capacito come il Cighi riesca a rimanere stabile. Povere sospensioni, poveri cuscinetti. Non voglio esagerare con la velocità perché ho paura di spezzare il supporto del cupolino, quello che già ho spezzato in Bolivia l'anno scorso, forse un po' meglio di qua. E finalmente sono apparsi loro, sono anche piccoli. Io avevo visto 2 impronte lungo la strada prima. È arrivato il momento peggiore ragazzi, la sabbia. Dovrebbe essere un pezzettino fino qua, però faccio fatica qua.
Ciao.